comunque era il mio sogno con magari il mio compagno e il suo sogno con il suo compagno. Poi i compagni non c'erano più e quindi siamo diventate noi la coppia. Proprio perché alcuni lati del carattere ci compensiamo, siamo in realtà simili ma diverse. No, la pensione noi non la vediamo, non sappiamo neanche che cos'è. E quindi noi come ci manteniamo? Barbara e Leonardo da Londra, Story Hunters. Mentre siamo qui a Londra ci arriva il materiale della bellissima e simpaticissima intervista di Stefania e Daniela. Stefania e Daniela sono due sorelle che hanno deciso di partire con un camper alla ricerca del loro posto felice dove vivere, che ci sia il mare, un po' di sole e una vita serena. Un bellissimo cambio vita, una bellissima ricerca di cambio vita. Gustatevi l'intervista. Brave! Ciao a tutti amici di Story Hunters, siamo due sorelle, Daniela, Stefania. Ciao! Grazie a Barbara e Leo che ci danno la possibilità di raccontare la nostra storia di cambio vita. E in questo momento siamo in Spagna, abbiamo appena passato il confine con il Portogallo e siamo più o meno a 100 km prima della Corugna. Siamo in Spagna ma veniamo da Padova, siamo padovane. Padovane e la nostra casa è il camper. Sì. Il camper è proprio la nostra casa viaggiante. E allora raccontiamo la nostra storia. Il mio sogno, il mio desiderio risale ancora 9-10 anni fa, quando pensavo che mi sarebbe piaciuto tantissimo andare a vivere al mare, andare a vivere al caldo, in una terra dove il sole c'è la maggior parte dell'anno. E poi il tempo passa e nel 2019 mi viene un'idea di comprare un camper e con il camper poi andare a scoprire le terre potenzialmente interessanti per me, con queste caratteristiche. Sì, che poi in realtà il sogno di vivere al mare, di vivere con il mare fuori casa, davanti casa, era anche il mio da qualche anno, anche se io lo consideravo veramente solo un sogno e ben chiuso nel cassetto, perché la mia vita la vedevo lì dove ero, con il lavoro che facevo. Io gestivo l'edicola che è stata di nostro padre, di nostro nonno ancora prima, e la gestivo insieme ancora a nostra mamma e comunque lì mi vedevo, la mia vita era quella, con quel lavoro, con quella routine e fino alla pensione e quindi io lo consideravo un sogno, però poi le cose sono cambiate. Sì, poi le cose sono cambiate, quindi nel 2019 comincio un po' a informarmi, vita in camper, mondo del camper. Nel 2020 vendo la casa e compro un camper, questo camper, Sun si chiama, Sole, dove inizio proprio a viverci. Questa diventa la mia casa nonostante io vivessi a Padova. Benvenuti nella nostra casa, faccio strada. Bene, buongiorno. Questa è tutta la nostra parte giorno dove facciamo dove passiamo la maggior parte del tempo. In alto c'è il letto basculante che si tira giù. Poi c'è la cucina, ci sono 3 fuochi, il lavandino, mobiletti, su ci sono le cose da mangiare, sotto il resto c'è il forno. Qua c'è il bagno. La doccia separata, bello grande. In fondo c'è il letto, la parte notte. Ci sono stati dei momenti che ho vissuto poi con la Steffi, dei momenti... E poi sì, diciamo che proprio in quel periodo allora che un po' vivevi in campo e un po' vivevi con noi, che abbiamo iniziato a pensare che forse i nostri sogni potevano coincidere e potevano essere realizzati insieme. Ciao!
Ciao a tutti, noi si va, noi partiamo. Ciao. Prima comunque era il mio sogno con magari il mio compagno e il suo sogno con il suo compagno. Poi i compagni non c'erano più. E quindi siamo diventate noi la coppia, siamo diventate io e la Stefi la coppia. Gli altri amori grandi che abbiamo rimarranno per sempre, sono i nostri figli, e però sono grandi, hanno le loro vite indipendenti, hanno iniziato le loro strade e le loro vite, non hanno bisogno di avere la mamma accanto sempre. E io ho un ragazzo, Matteo, e una ragazza, Elisa. Ciao amori. E invece i miei sono Mirko e Eva, e hanno più o meno tutti e quattro poi la stessa età, in 4 anni sono nati tutti e 4, vabbè. Ciao. Un bacio. Ciao mamma. Anche ciao mamma. Ciao amori. Vabbè. Andiamo. Un super bacio. Vi saluto. Ciao. Brave. E vi amiamo per questo. Cosa succede? Compro il camper, vado a vivere in camper nel 2020 e che lavoro facevo io nella mia vita precedente? Nella mia vita precedente io ero istruttrice di fitness, quindi lavoravo nelle palestre, questo era proprio il mio lavoro principale, poi negli ultimi anni anche massaggi in un albergo a Montegrotto Terme. Quindi questo è il mio lavoro, che fortunatamente era anche la mia passione, quindi comunque lavoro coincideva con passione, con l'attività fisica, comunque il movimento, insegnare alle persone, far star bene le persone, tutto così nel mondo un po' della salute, del benessere in generale. Scusa, però adesso lo stai facendo ancora con me, perché adesso è la mia personal trainer. Sì, sono la sua personal trainer. Infatti ogni giorno no, però quasi ogni giorno un po' di attività fisica ci sta, ecco. Allora, poi cosa succede? Nel dicembre del 2021 nostra mamma muore, realizziamo che possiamo continuare a fare veramente... Che possiamo partire insieme, perché come abbiamo detto non avevamo legami che ci trattenevano in modo particolare, e quindi abbiamo potuto vendere l'appartamento di nostra mamma, e ecco perché abbiamo quindi deciso di investire quello che avevamo realizzato in un appartamento da acquistare in un paese dove poteva darci una rendita, e investire in un paese anche bello, che avesse comunque le caratteristiche che noi cercavamo, sì. Quindi un clima bello, il mare, il sole, ecco, e abbiamo scelto Tenerife. Sì, la nostra prima destinazione nel nostro viaggio che abbiamo programmato è stata Tenerife. Siamo partite l'anno scorso, in aprile, i primi giorni di aprile 2022. Abbiamo pensato di accorciare un po' il viaggio via terra, quindi non abbiamo fatto la Francia, abbiamo preso il traghetto a Civitavecchia, quindi Civitavecchia-Barcellona, poi tutta la Spagna del Sud, e a Huelva ci siamo imbarcate per Tenerife. E quindi arrivate a Tenerife, siamo state un anno a Tenerife, abbiamo vissuto un anno a Tenerife, con una piccola parentesi di 3 mesi dove siamo tornati in Italia per un lavoro. I mesi invernali abbiamo avuto proprio la conferma che noi al freddo non vogliamo più stare, cioè 1 mese, 2 mesi al massimo ci può anche stare, però al massimo. E quindi niente, siamo state un anno a Tenerife, abbiamo conosciuto un sacco di persone, soprattutto italiani, tanti italiani a Tenerife, sì. Infatti lo spagnolo che abbiamo imparato com'è? Insomma, no, cioè così poco, un po' poco lo spagnolo, proprio per questo discorso qua, perché se sei sempre insieme ad italiani parli italiano. Abbiamo anche trovato l'appartamento che poi abbiamo messo anche subito a rendita. Quindi in affitto a lungo termine, quindi non necessita la nostra presenza lì per la gestione, ecco. E tu cosa pensi di Tenerife? Vivresti a Tenerife? Tenerife è una bellissima isola. Quello che è particolare di questa terra è che ha molta varietà di ambienti, di climi.
di vegetazione, di temperature, perché ha la parte nord più umida, dove più fredda, più fredda, relativamente fredda, il sud è più secco, più asciutto, più caldo. Al centro c'è il Teide, il vulcano, che è tra l'altro la montagna più alta di tutta Spagna. Di tutta la Spagna, sì. Quindi bella, però che cosa manca? Però c'è un però per noi, ma per noi perché è un aspetto soggettivo, sì. Perché ci sono tantissime persone che vivono a Tenerife, anche italiani da tanti anni, stanno benissimo. Sì. Diciamo non è la nostra isola. Perché non riusciamo a godere completamente del mare. È oceano e ciò implica correnti forti, è impetuoso anche sulla costa. Non tanto freddo, perché no, magari alla temperatura fredda dell'acqua ci si abitua. Sì. Ma tu non puoi dire ok, vado a farmi una bella nuotata adesso, no? Oppure sì, lo si può fare nelle spiagge, quelle protette. Sì, ce ne sono. Le spiagge ci sono belle spiagge protette, però inevitabilmente sono le spiagge più turistiche e quindi noi non abbiamo intenzione di vivere in una zona turistica, anzi lontano dalle città possibilmente. Sì. E quindi non è il paese dove ci stabiliremo. Parliamo un attimo del discorso di viaggio e del tornare a casa. Ecco, perché c'è voluto un po' di tempo per rendere questo pensiero proprio dentro di me. Cioè, di solito uno prende e fa una vacanza. Fai un viaggio, fai una vacanza, poi torni a casa. Anche molto lungo. Anche molto lungo, sì, può essere di mesi, poi torni a casa. Ma in realtà noi non torniamo a casa, cioè non è che dici ok, vado lì, poi torno a casa, perché la nostra casa è questa, quindi siamo già a casa. Però non è immediato questo pensiero, perché noi siamo sempre stati abituati, appunto, fai la vacanza, torni a casa, fai un'altra vacanza, torni a casa quando si può. Altrimenti si sta anche a casa, appunto. Però invece questo modo di vivere nostro adesso è diverso, quindi adesso noi qua non siamo in vacanza, perché comunque sì, lavoriamo, possiamo vivere così per anni, sì, per tanto tempo. Non abbiamo una data di scadenza, non abbiamo... Esatto. Una data da rispettare. Quindi guardiamo questo posto, non ci piace o ci piace, comunque ne guardiamo un altro e poi un altro e un altro e andiamo avanti. Abbiamo lasciato Tenerife i primi di giugno, sì, e siamo risbarcate a Huelva e però abbiamo deciso, allora, l'idea era di vedere Portogallo e Spagna. Proprio in quest'ordine, perché considerando la stagione, il caldo, la Spagna in estate Spagna del Sud in estate è molto calda, abbiamo pensato bene, allora facciamo il Portogallo, siamo arrivati a Huelva, abbiamo fatto praticamente tutto il Portogallo, soprattutto la zona costiera, visto che abbiamo il mare, qualche puntatina all'interno, e adesso siamo in Spagna del Nord, quindi visiteremo tutta la Spagna del Nord. E scenderemo Spagna del Sud e dopodiché torneremo in Italia per visitare la Sardegna, poi la Sicilia e poi proseguiremo in Grecia, Turchia. Poi insomma quello allora, che viene, linee, ma senza tempi, sì. Senza tempi. Adesso noi siamo state 2 mesi in Portogallo e siamo appena arrivate in Spagna. Però vediamo cosa ci porta un po' la vita, no? Ogni tanto. Questi 2 mesi in Portogallo, cosa dici? Cosa ne pensi del Portogallo? Portogallo a me è piaciuto tantissimo, veramente tanto, c'è tanta natura, c'è una bassa densità di popolazione, quindi al di là delle città più importanti intorno c'è poco di cemento, di case, di città, c'è tanto verde, tanta natura anche selvaggia, tanti sentieri da fare, tante spiagge, è pieno di spiagge, cioè la costa è una spiaggia, quasi una spiaggia unica, A me personalmente il Portogallo piace di più di Tenerife, a me.
Senza parlare del clima, parliamo del paesaggio. Sì. Parliamo del paesaggio, perché il clima, penso che il clima di Tenerife ottimo. non lo batte nessuno. Però c'è un però, anche qua non è il mio posto ideale, perché? Perché è oceano, perché mi rifaccio al discorso di prima, le onde, l'impetuosità e la pericolosità, tra virgolette, dell'oceano. Devo dire che in questo nostro vivere così in camper, in questi paesi, non abbiamo avuto, cioè abbiamo sempre potuto fare sosta libera. Sì, Noi pochissime volte, 2 o 3 volte forse siamo andati in un'area attrezzata, un'area sosta camper. Sì, nessun problema di sosta libera, nonostante si dica che ci siano delle difficoltà. Ovvio che non puoi stare davanti alla spiaggia, Certo. non puoi stare davanti alla sabbia, davanti al mare, però posti tranquilli ne trovi da stare Sì. in sosta libera, anche nonostante luglio, nonostante adesso oggi è l'11 agosto, nonostante il periodo, l'alta stagione, siamo state fino adesso Sì. in Portogallo in libera tranquillamente. Così come a Tenerife, Sì. ancora più tranquillo, insomma. E, in Portogallo devo dire che ci sono anche molte aree di carico-scarico Gratuite. aree di servizi, quindi così gratuite. È molto servito per i sì, camper, sì. Siamo- Sì. Non abbiamo mai Più avuto di Tenerife. difficoltà. Sì, abbiamo scoperto sempre viaggiando che esistono tanti modi di vivere diversi da come siamo abituati noi. Sì. Probabilmente, soprattutto forse per l'italiano, per gli italiani c'è questa credenza, questa consuetudine di avere una casa di proprietà, quindi ci si fa il mutuo per avere la casa, avere il posto fisso, Il lavoro fisso. sempre per 40 anni, per poi andare in pensione e poi mi godrò la vita in pensione. Adesso questo è un pensiero nostro. Abbiamo visto che ci sono tantissime persone che vivono in modo alternativo, che vivono facendo dei lavori stagionali, quindi muovendosi, quindi magari lavorando per alcuni mesi, facendo la stagione e poi per altri mesi no, oppure facendo lavori sempre spostandosi di paese in paese. E comunque è una bella vita lo stesso, è una vita diversa, ma è una vita bella, è una vita libera, è una vita viaggiante. Noi abbiamo capito, perché tanti ce lo hanno detto da quando siamo partite, molti ci hanno detto voi state facendo una cosa che molti pensano di fare e mai realizzano. E mai fanno, mai agiscono. E è proprio, secondo me basta quel superare un attimo, uscire un attimo dalla zona di comfort e provare a pensarlo concretamente, cioè non avere solo il desiderio, ma mettersi a tavolino, carta, penna e iniziare a pensare cosa potrei fare, cosa mi serve, cosa potrei fare per realizzarlo. E comunque è proprio un uscire dalla zona di comfort. Anche perché le informazioni su qualsiasi cosa le si trovano su internet, abbiamo il nostro amico tutto. Google. Perché sono 24 ore su 24 insieme, cioè tutto. Andiamo d'accordo? Andiamo d'accordo, cioè come si può vivere in questo modo se non si va d'accordo? Noi andiamo d'accordo, siamo state sempre nella vita 2 sorelle molto unite, non abbiamo mai avuto dei motivi di discussioni, Di scontri. No. Anche perché allora lo spazio è veramente piccolo, quindi si deve andare d'accordo, o vai d'accordo o non d'accordo. riesci a stare, perché comunque poi facciamo tutte le cose insieme, andiamo a fare la spesa insieme, tutto insieme e quindi veramente dormiamo insieme, perché dormiamo nello stesso letto per non avere la rottura di scatole, di tirare su e giù il letto basculante davanti. E così siamo sempre insieme, andiamo d'accordo. Sì, andiamo d'accordo. Abbiamo anche probabilmente abbiamo gusti simili, abbiamo interessi simili, abbiamo anche probabilmente il carattere abbastanza simile. No. A volte sì, qualcosa no. Qualcosa sì, qualcosa però no. ci compensiamo proprio perché alcuni lati del carattere ci compensiamo, sì.
Siamo in realtà simili ma diverse in realtà. Esatto. La domanda che viene spontanea a tutti subito da fare è: come vi mantenete? È legittima, è una domanda che giustamente viene fatta. No, la pensione noi non la vediamo, non sappiamo neanche che cos'è, e quindi noi come ci manteniamo? Allora, abbiamo quella piccola rendita, come abbiamo detto, dell'appartamento a Tenerife, che però è una parte. Un'altra parte, insomma, che piccola più piccola fa giusta, viene da un business online che facciamo digitale. Non siamo youtuber, no. E non siamo così bravi tecnologicamente, no. Anzi siamo pronte anche a fare dei lavori stagionali, però se ce ne fosse bisogno, certo. Quindi abbiamo anche pensato magari fare la vendemmia in Francia, fare il raccolto di qualche frutto da un'altra parte, anche come esperienza proprio, perché no? Infatti siamo aperte anche a questo. Sì, probabilmente inseriremo anche quell'esperienza. Ma volevo dire anche che queste attività non le avevamo prima di partire, cioè noi quello che voglio far capire è che ce lo siamo costruito, cioè l'abbiamo voluto e abbiamo cercato il modo. Non è necessario avere tanto le spalle coperte per partire, non è necessario, perché poi le cose vengono man mano, perché a volte noi abbiamo troppa paura, la paura che ci blocca di partire, ma una volta che veramente fai il primo passo, poi le cose arrivano, le cose si imparano, si fanno. Perché siamo bloccati spesso troppo da questa paura di non avere abbastanza soldi. E un passo che secondo me che aiuta molto è liberarsi delle cose, perché ovviamente abbiamo dovuto farlo, non abbiamo più una casa dove puoi stipare, puoi accatastare cose, perché non abbiamo accumulare cose. Cioè non abbiamo proprio neanche cose a casa da dire che un'amica ci tiene in un garage, a parte una scatola di fotografie, ok? Però mi dispiace. Veramente noi abbiamo tutta la nostra vita in camper. E quanto leggere siamo? Ma infatti questo stavo dicendo proprio, che è è quando inizi a fare questo processo qui di liberarti delle cose che ti rendi conto effettivamente che non abbiamo bisogno di tutto quello che abbiamo in casa. È che appunto dicevo, hai lo spazio e quindi è bello acquistare cose nuove e metti lì, cose nuove e metti lì. Poi abbiamo cose nelle case che neanche ci ricordiamo di avere, quindi è come non averle. E anche eliminare tutto quello che ho dovuto eliminare io dalla casa, i vestiti, perché allora lo spazio appunto è questo. Ma per assurdo anche i vestiti che abbiamo qua sono anche troppi usiamo rispetto tutti a quelli che usiamo, veramente. Un processo che ti dà tanta la sensazione di libertà ancora prima di partire, perché e poi quando sei in viaggio e quando vivi con quello che ci sta in questo poco spazio, ti rendi conto che effettivamente sei leggero e che non hai bisogno di tutte quelle cose. Con la lingua come ve la cavate con la lingua? Allora, noi l'inglese non l'abbiamo mai studiato a scuola, perché abbiamo sempre studiato il francese, qualche corso basico, ma quindi lo spagnolo abbiamo imparato poco, perché siamo sempre stati a contatto con gli italiani a Tenerife. Diciamo che adesso lo conosciamo abbastanza. Un po' lo capiamo, più che altro anche lo parliamo, però c'è la lingua, alla fine non è un problema, cioè non pensate che non so l'inglese e non vado da nessuna parte. Google, parlo. E poi lo impari vivendolo, insomma, alla fine. Quindi il consiglio che possiamo dare noi a chi vorrebbe di pensarlo in maniera più concreta, cioè di pensare come una cosa fattibile, che si può fare, si può assolutamente fare. Quel passaggio di coraggio, chiamiamolo coraggio, perché non è neanche facile mollare tutto e andare via. Ci sono tante situazioni particolari, diverse, da tenere in considerazione, Poi ovviamente si imparano molte cose, impara la gestione del camper, anche quella, perché effettivamente necessita comunque di alcune. Noi abbiamo avuto bisogno di manutenzione del camper, quindi le spese nostre cosa sono? Sono il camper,
la manutenzione del camper, che comunque c'è, mangiare fuori, ma neanche dire comprare cose, perché a volte andiamo nei negozi, negozietti anche belli, che bello, ma non compriamo niente perché dove lo mettiamo non si può. Un'altra domanda che ci fanno è: ma non avete paura? Paura? 2 donne da sole No, in viaggio? no, non abbiamo paura 2 donne da sole in camper. Credo che no, non abbiamo paura, ma anche perché se c'era la paura non saremmo neanche partite. Se fai questa vita qua, che dormi in un parcheggio, in un prato, anche dove non c'è nessuno la notte, non devi avere paura. Noi non abbiamo paura, cioè la paura non fa parte della nostra notte e quindi si può fare, non abbiamo mai avuto nessun problema, sì, nessun motivo per avere paura, nessun motivo per cui avere paura non abbiamo mai avuto. Siamo sempre state molto tranquille, anche i posti dove siamo stati molto tranquilli. Tenerife è tranquilla, il Portogallo è tranquillo, non ci sono problemi di delinquenza. Noi almeno non abbiamo avuto nessun episodio sgradevole. No. Vale? Abbiamo detto tutto, credo, quindi salutiamo. Partite. Fatelo, partite, che noi siamo contentissime di averlo fatto. Sì, arricchisce molto il viaggiare, arricchisce molto. Ciao, sono Matteo, sono figlio di Stefania e faccio i complimenti a quelle pazze di mia mamma e mia zia che hanno avuto il coraggio e la follia, quella sana follia per stravolgere e cambiare la loro vita. E sono la dimostrazione che in realtà davvero si può fare in qualsiasi momento, qualsiasi età, in qualsiasi condizione, se lo si vuole davvero. E questo in realtà può essere un luogo comune per tantissime persone, perché in realtà non lo sentono davvero, ma con una buona dose di sacrifici, perché questa è la parte più importante, che nessuno ti regala niente e quindi niente è facile, soprattutto se vuoi cambiare totalmente la tua vita. E sono dimostrazione quindi anche di dedizione e gli faccio tantissimi complimenti e sono sicuramente state di ispirazione per quella che è anche la mia esperienza, perché io sono in Australia e anche io finalmente ho preso una grossa decisione di cambiare la mia vita e sicuramente mi hanno dato quella spinta in più e quindi brave e vi amiamo per questo. Bene. Siamo alla resa dei conti, signore. E io sono Mirko, il figlio di Daniela, e non posso che ammirare la loro scelta di farsi una seconda vita dopo aver abbandonato i figli. E niente, sono da ammirare e sicuramente danno forza anche a noi figli di fare certe scelte importanti. E un bacio, vi saluto, ciao! Ciao, io sono Elisa. E per me la vera sfida è vivere ed è quello che mia mamma Stefania sta facendo e non sopravvivere. Questa cosa in me risuona molto perché questa loro scelta di prendere e di sperimentare e di realizzare i propri obiettivi insieme, di tutte e due, e amo il loro futuro, la loro fusione che si sono create e per me è un grande insegnamento questo, decidere cosa fare, prendere le proprie scelte e realizzarle con amore e coraggio e ammiro molto la loro determinazione. Quindi sono grata a mia madre che mi ha dato tutto l'amore che poteva darmi e anche a mia zia, grata. Sono delle persone veramente fantastiche che io stimo tanto. Auguro a questa coppia pazza e sgangherata, auguro a tutti e due una vita
piena di amore e luce di amo. Ciao mamma, ciao zia, io sono Eva, la figlia di Daniela, e volevo dire che sì, che io vi stimo un sacco, soprattutto per aver fatto determinate scelte proprio in questa età della vita che magari è un po' più fuori dagli schemi e per molte persone sembrano cose impossibili o insomma un po' pazze, come alla fine siete due matte. Però sono molto orgogliosa di voi e niente, sarete sempre di ispirazione per me. Vi mando un super bacio. Mi commuovo adesso. Non posso mica finire piangendo. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringraziamo Barbara e Leo che ci hanno dato questa possibilità, la possibilità di parlare della nostra esperienza, che è ancora in essere, cioè ancora in sviluppo, in via di sviluppo. Grazie. E niente, grazie. Un bacio a tutti. Ciao. Grazie, Ciao. ciao. Quando faccio così vuol dire che devi alzare la voce. Ridi questa frase. Guarda che non era un volume basso, si sentiva, l'ho detto a volume alto, Ma non so, vabbè. Nel 2022, dicembre 2022. 21 anni. Barbara taglia. Il tempo passa, ma non serve che dici Barbara taglia lo lei, stesso. tagliare pure no. Sì. Magari a volte L'errore. non so. Manca solo il clacson. In questa No, guardiamo un attimo. Infatti ho guardato, stavo andando avanti. Va bene, da domani. No, che poi non è che noi facciamo chissà che stile di vita. Va bene.